Ben ritrovati a un nuovo episodio di Vita Chef. Oggi siamo ospiti di Claudia nella sua cucina di Claudia a Pavia di Udine. Siete nel mio laboratorio, qui a Pavia di Udine, un laboratorio di cucina. Da qui escono un sacco di preparazioni, ho il supporto di Ilenia, altrimenti non ce la farei, per far uscire kit, catering e un sacco di piatti superlativi. Superlativi. E a chilometro zero soprattutto. Perché conta la qualità. Per quello sei qui, scusa con lo zafferano bio. È vero. Quindi noi oggi faremo una ricetta di gnocchi vegan con zafferano biologico oro della fusione. E adesso iniziate e buon lavoro. Grazie. E tu sei sicura che anch'io posso Ce la farai, ce la farai. Ce l'ho fatta con i bambini, riusciremo a farla anche Ci con... sono buone possibilità. E cosa ci serve? Allora, le patate, farina e lo zafferano. Basta, non ci serve altro. Dopodiché, quando avremo fatto i nostri gnocchi, acqua di cottura, un filo d'olio, li saltiamo e sono così. Perfetto, Quindi è benissimo. facilissimo. Ti credo. Ok. Come consigli di procedere per sbucciare? Allora, visto che le abbiamo appena scolate, sono bollenti, per non scottarti, io ti consiglio di impruzzarle bene così non ti scotti le mani e ti consiglio il coltello, altrimenti in questo momento ti scotti. Sarebbe meglio magari lasciarle un attimo raffreddare, così puoi sbucciarle tranquillamente con le mani anche. Sì, sì, sì. Come consigli di utilizzarlo lo zafferano oggi? Allora, in questo caso andiamo a polverizzare il vostro zafferano qui nel mortaio, ne mettiamo pochissimo in un foglio di cartaforno. È sufficiente questa quantità? Secondo me sì. Perfetto. E non te l'ho chiesto prima quante patate abbiamo? 4 patate. Anche perché adesso intanto lo polverizziamo e poi vediamo, perché è inutile andare a usarne troppo quando non serve. È meglio magari aggiungerne dopo piuttosto che usarlo in più, anche perché ne basta veramente poco. Abbiamo già provato che ne basta veramente poco. Allora, intanto iniziamo. Secondo me ne basta. Allora, iniziamo a fare i nostri gnocchi. Allora, farina. Sì. Mettiamo un po' di farina in modo che non si attacchino le patate sulla nostra base, perché magari a casa non abbiamo il piano in acciaio e quindi Sì, sul tavolo normale rimangono cucine. esatto, schiaccia patate. Ok, quindi la farina la usiamo solo per questo. E poi per amalgamare, intanto sì, mettiamo un po' sulla base in modo che non si attacchi e schiacciamo le nostre patate. Vai, a te l'onore. Devi iniziare. Decisamente più semplice di questo. Vai. Bene, le patate sono schiacciate, andiamo a mettere lo zafferano. Prendete pure, aggiungo lo zafferano. Sì, no, meglio. Supero fino all'ultimo. Bravissima, bravissima. Vai a sprecarle. Perfetto. Adesso comincio a lavorarlo allora. Esatto. Poi tanto sono belle asciutte, quindi non serve neanche aggiungere. Le lavoriamo Inizia a che sono, colorarsi. infatti le lavoriamo quando sono ancora un pochino calde, così. Esatto, così riesci a modellare bene, a amalgamarle soprattutto bene. Fai pure bene con... Bravissima! Vedi? Con le mani.
così si distribuisce bene anche il zafferano. Ok, senti, abbiamo usato farina bianca. Farina bianca 00, esatto, sì. Ma se avessi qualcuno celiaco come famiglia, come fai? Farina di riso tranquillamente. Solo farina di sì, riso? farina di riso, così stai. Oh, sì, farina di riso. Deve andare un attimino con più delicatezza perché fa più fatica ad assorbirla, però si possono fare. Quindi solo un pochino più laborioso, ma Sì. ok, ottimo. Vedi che inizia a colorarsi. Ah, bellissimo colore. Si sente anche il profumo. Bene. Quanto dobbiamo lavorarle? Il tempo che si sente l'impasto sodo, in modo che poi quando andiamo in cottura ok, sì. non si sfaldi. Infatti è bello sodo adesso. Non si sbriciola. Esatto. Il nostro impasto è pronto. Da qui adesso noi ricaviamo i nostri gnocchi, quindi andiamo a fare, a tagliare. Vai, facciamo assieme un po' di farina e via. Facciamo dei Ho visto che qui nella cucina di Claudia siete super attrezzati. Certo. Se non avessi quello, cosa con un potrei usare? coltello tranquillamente. Altro pezzo, così facciamo più veloci. Da qua, con questo bellissimo attrezzo. Bellissimi. Ecco qua i gnocchi. Bellissimi. Scusa Elenia, non usiamo il sale nell'impasto? No, sale no, né nei gnocchi né nella pasta fresca. Quando prepari la pasta fresca, anche lì ci va solo farina e uova. Anche nella pasta fresca, che si fa la pasta fresca all'uovo, infatti anche giù a Bologna ho fatto una lezione con i loro non usano sale. Farina, uova e via. Allora, mentre aspettiamo che l'acqua arrivi a buttare i nostri gnocchi, prepariamo intanto poi le mandorle che tostiamo per l'impiattamento. Così lasciamo i nostri gnocchi allo zafferano puri, così si sente il sapore. Risaltiamo poi leggermente in padella con un filo d'olio e le mandorle tritate sopra. Quindi bastano veramente poche. Facciamo una tostatura molto veloce ottenendo la fiamma bassa. Sì, altrimenti poi brucia subito, tu fai attenzione. Bene, l'acqua bolle e noi buttiamo i nostri gnocchi. Adesso i gnocchi stanno già salendo e li scoliamo direttamente qua, aggiungiamo un po' d'acqua di cottura. Colore Bellissimo giallo. dai. Bene, pronti? Impiattiamo. Eccoci qua, impiattiamo i nostri gnocchi. Eccoci, le nostre mandorle che abbiamo prima tritato. Qua. E ci siamo. A voi, gli gnocchi con la zafferano. Guardate che piatto meraviglioso. Gnocchi, patate e zafferano.
Ecco Claudia, cosa ne pensi del nostro piatto? Bellissimo, profumo fantastico, non avevo dubbi. Ce l'avevo fatta. Hai visto? L'abbiamo fatta. Hai visto? Gnocchi vegan con il vostro zafferano. Complimenti, Sei riuscita anche bravissime, mica, super brave. Grazie. Alla prossima. Dei gnocchi con gli gnocchi. Anch'io. Dite qualcosa. Fai una foto o una ripresa? Per annotare le Ben ritrovati amica chef per il nostro nuovo episodio di Cucina di Capo. Sono incazzata. Pensavo fosse. Allora, alla fine del video devi mettere come nei freni. Sì, Non vale! Non puoi fare quelle facce! Sì, serio! No, Serio?